E se vi dicessi che le divinità norrene non erano solo personaggi mitologici, ma rifugiati di una guerra reale? E se Odino fosse stato un principe asiatico in fuga dalla distruzione di Troia? Oggi scaviamo nelle cronache medievali che la storia ufficiale ha voluto declassare a leggenda. Nel Medioevo esisteva infatti una leggenda condivisa da molti popoli secondo cui i troiani, chiamati anche turchi asiatici nelle cronache medievali, fuggiti dalla distrutta Troia, si stabilirono nelle terre dell'Europa occidentale. Le cronache scandinave non solo hanno mantenuto vivide memorie di quando i profughi troiani, conosciuti come la stirpe di Wotan, Odino, lasciarono la propria terra per stabilirsi nelle regioni al tempo desolate dell'Europa occidentale, fondando piccoli regni e città. Semplice leggenda o c'è qualcosa di reale? Questa tradizione si connette ad una storia più ampia, quella di un vasto impero cancellato e dimenticato, che ci racconta come andò davvero la storia prima che venisse distorta per ragioni sociopolitiche e religiose. Oggi andremo alla scoperta della conquista troiana dell'Europa. Benvenuti su Origini Ancestrali. Nel video sui 7 figli di Jafet abbiamo visto come dietro quella tradizione biblica si nasconda in realtà la conquista mongola del XIV secolo, intrapresa dall'impero dell'Orda russa Tartaria. I 7 figli erano descrizioni diverse dello stesso impero, che occupò le terre dell'Europa occidentale. Uno di loro era Tiras, il popolo turco proveniente dall'Asia Minore e dalla Tracia, e questi turchi asiatici erano conosciuti anche come troiani. Oggi facciamo un passo indietro rispetto a quegli eventi. Prima dell'arrivo dei mongoli, alcune famiglie della nobiltà troiana erano già fuggite dalla loro città distrutta dalla guerra e avevano colonizzato molte aree dell'Europa occidentale. È questo lo strato più antico della storia che vogliamo raccontare. Le cronache scandinave conservano memorie sorprendentemente precise di tutto questo. I geografi scandinavi medievali riferiscono che la nazione della Tracia popolò Svitiod, cioè la Russia, e successivamente l'intera Norvegia. Da dove i Traci si recarono in Islanda e Groenlandia come coloni. La Tracia fu popolata da Tiras, figlio di Jafet e nipote di Noè, e da lì partì questa catena migratoria verso nord. La storica russa Melnikova, che ha raccolto queste testimonianze dalla geografia e dalle saghe scandinave medievali, conferma che la leggenda della popolazione dei paesi scandinavi da parte di coloni asiatici era ampiamente nota nell'antica letteratura storica scandinava del XIII-XIV secolo. Un altro autore scandinavo medievale è ancora più esplicito. All'inizio di ogni storia verace raccontata nel nord incontriamo il riferimento al fatto che l'intero nord fu conquistato dai turchi e dagli asiatici. Si può quindi affermare con certezza che la loro lingua li ha accompagnati a nord, quella che noi chiamiamo lingua nordica. Era parlata in Saxland, Germania, Danmorku, Danimarca e Svitiod, Russia, così come in Norvegia e in una certa parte dell'Inghilterra. Questa strana tradizione medievale provoca sfiducia tra moderni commentatori. La stessa Melnikova, storica di formazione scaligeriana, spiega questa tradizione come una conseguenza della nascita dell'identità nazionale scandinava nella metà del XIII secolo. Secondo lei gli scandinavi sentirono la necessità di sviluppare una visione creativa della propria storia e per questo nelle grandi opere del XIII secolo, l'Edda in prosa di Snorri Sturluson, la saga degli Skjöldung, il terzo trattato di grammatica, la saga di Sturlunga, si dice che i discendenti del re troiano Priamo, guidati dal condottiero Odino, si trasferirono dall'Asia al nord dell'Europa e fondarono i paesi scandinavi. In altre parole, leggenda inventata per nobilitare un passato oscuro. Ma questa spiegazione regge davvero? C'è un problema evidente. Questa tradizione non era confinata alla Scandinavia, era condivisa da molti paesi dell'Europa occidentale. Goffredo di Monmouth, uno dei principali cronisti della storia inglese medievale, nelle sue opere La storia dei Britanni e la cronaca dell'abbazia di Saint-Denis, riporta la stessa identica tradizione. E non si trattava di un autore scandinavo che cerca antenati illustri. La tradizione inglese è particolarmente dettagliata, si narra di Bruto, discendente di Enea di quarta generazione, che approdò sulle terre della Britannia e da lui i Bruti presero il loro nome. Bruto era chiamato anche Britto e da questo nome nacque la Britannia, la terra che oggi conosciamo come Inghilterra e che prima si chiamava Terra dei Britti.
In chiave nuova cronologia questa tradizione trova un riscontro preciso. Il personaggio conosciuto come Enea, per convenzione, sarebbe sovrapponibile al biblico Noè, che si riflette nella storia medievale come Carlo d'Angiò del XIII secolo. Enea faceva parte della nobiltà bizantina fuggita da Troia e fondò nuovi regni in Europa. Se Bruto è un suo discendente di quarta generazione, il suo operato non può essere avvenuto prima del XIV-XV secolo. Siamo ben lontani dalla profonda antichità in cui la storia ufficiale colloca questi eventi. I commentatori moderni sostengono che questa storia fosse stata presa in prestito dagli Scandinavi dalla saga dei Britanni contenuta nel libro di Hawke, che racconta in dettaglio l'insediamento di Bruto in Britannia. Ma questo argomento si ritorce contro di loro. Se la stessa tradizione circolava indipendentemente in Scandinavia, in Inghilterra e in Francia, difficilmente si tratta di un'invenzione locale nata da esigenze nazionalistiche. Quello che sappiamo oggi ci permette di dire con maggiore certezza che questa non era una leggenda, ma il riflesso di eventi reali, poi distorti nei secoli XVII e XVIII per ragioni politiche, per nascondere la vera natura geopolitica di ciò che era accaduto in Europa. Per comprendere come i troiani arrivarono in Europa dobbiamo però fare un passo indietro e chiarire un punto fondamentale della nuova cronologia. Prima dell'impero mongolo dell'orda russa Tartaria esisteva un altro grande impero, l'impero romaico-bizantino dei secoli X-XIII. Era molto diverso da quello descritto dalla storia ufficiale. La sua capitale non era Costantinopoli, ma Ioros, nome abbreviato di Ierosolim, cioè Gerusalemme, una città sulla sponda orientale del Bosforo, conosciuta anche come Nuova Roma, Troia e Città di Cristo. Oggi di quella città rimangono solo le rovine della fortezza di Ioros, che i turisti visitano senza sapere cosa custodisce davvero quella collina. Fu qui che avvenne la famosa guerra di Troia, non nel XIII secolo a.C., come afferma la storia ufficiale, ma nel XIII secolo d.C. Per inquadrare questi eventi potete fare riferimento alla conquista di Costantinopoli del 1203-1204, che nella storia ufficiale viene chiamata Quarta Crociata. Nella nuova cronologia si tratta invece della prima crociata della storia, organizzata per vendicare la morte di Andronico I Comneno, il personaggio storico reale dietro la figura evangelica di Gesù Cristo, giustiziato nel 1185. Non si trattò quindi di una spedizione fatta secoli dopo la morte di Cristo, ma di una risposta diretta, avvenuta pochi anni dopo. E questa percezione di urgenza è confermata dalle memorie sopravvissute degli stessi crociati. C'è un altro dettaglio che la storia ufficiale non sottolinea. La crociata si mosse da nord verso sud, non da ovest verso oriente. I crociati arrivarono dalla Rus, che al tempo era una delle province più grandi e potenti dell'impero romaico. Fu a seguito di questa guerra, con la distruzione di Ioros, Troia, che i nuclei delle famiglie nobiliari bizantine fuggirono, disperdendosi nelle varie terre. Alcuni tornarono a nord nella Rus, altri si diressero verso occidente, andando a popolare le zone dell'Europa occidentale che, come ci testimonia lo storico medievale Giovanni Malalas, erano a quel tempo terre quasi completamente disabitate. Malalas è esplicito. Non c'erano città o corti in Occidente, le persone vivevano semplicemente lì, come facevano da quando queste terre erano popolate dalla tribù di Jafet. La vita nell'Europa occidentale di quel periodo era primitiva, niente città, niente fortificazioni, ed è precisamente in questo contesto che i mongoli, i grandi della Rus dell'Orda, poterono occupare l'Occidente nel secolo successivo senza incontrare resistenza significativa. Questo quadro è perfettamente coerente con la ricostruzione della nuova cronologia. Il primo grande impero fu quello bizantino, attivo tra i secoli XI e XIII. Dopo la sua dissoluzione, a seguito della guerra di Troia, le ex province cessarono di obbedire al centro e divennero entità indipendenti, guidate inizialmente dalla nobiltà troiana fuggita da Ioros. Iniziò un periodo di caos e frammentazione, ma fu breve. Nel XIV secolo l'ondata della grande conquista mongola raccolse l'eredità di Bisanzio e ristabilì l'ordine. Si formò così l'impero dell'Orda russa Tartaria. C'è un meccanismo che la nuova cronologia ha identificato e che è fondamentale per capire come funziona la storia che conosciamo oggi.
I nobili troiani fuggiti da Ioros portarono con sé le cronache e i documenti dell'antica capitale imperiale. Quando si stabilirono nelle nuove terre, queste cronache vennero integrate nella storia locale. Col passare del tempo ci si dimenticò della loro origine bizantina e quegli stessi eventi, accaduti in un luogo preciso al centro dell'impero, iniziarono ad essere percepiti come avvenimenti locali. La storia di un impero divenne la storia di 100 regni diversi. Questo spiega qualcosa di apparentemente inspiegabile. Perché la storia iniziale dell'Inghilterra, della Francia, della Germania, della Prussia, dell'Italia, della Spagna, della Scandinavia e persino della remota Cina presenta strutture narrative così simili tra loro? Non si tratta di coincidenze o di prestiti culturali, si tratta della stessa storia, quella dei due grandi centri imperiali, quello bizantino prima e quello dell'Orda Russa poi, applicata con dettagli diversi alle storie locali. Questo ha prodotto la creazione di storie distinte le une dalle altre, percepite in seguito diverse, quando in origine era sempre la stessa storia. È un ribaltamento radicale, ma esattamente quello che il lavoro della nuova cronologia dimostra. Dopo la caduta di Bisanzio nel XIII secolo, le antiche province dell'impero, chiamate Teme, caddero nelle mani dei governatori locali bizantini che erano già sul posto. Durante il periodo di massimo splendore dell'impero romaico tra i secoli XI e XIII, queste province erano amministrate da regnanti nominati dal centro. Con la dissoluzione del centro divennero automaticamente indipendenti. Fu un processo naturale e comprensibile, ma destinato a durare poco. Ben presto l'Europa e l'Eurasia furono travolte dalla grande conquista mongola del XIV secolo. Il tempo del caos era finito. L'Orda raccolse lo scettro di Bisanzio e lo scettro del mondo. C'è un ultimo elemento da considerare che va oltre la semplice colonizzazione politica. L'Asia, la grande regione da cui tutto questo movimento partì, si chiamava Terra d'Asia, che in origine potrebbe aver significato Terra d'Isa, ovvero Terra di Gesù. Secondo la ricostruzione della nuova cronologia, Gesù Cristo, identificato con Andronico I Comneno, visse a Ioros sul Bosforo e fu crocifisso nel distretto di Beikos, dove oggi sorge la tomba del profeta Iuscia. Tutta quella regione prese il nome da lui. Asia Minore e Rus dell'Orda erano, nella percezione medievale, la terra di Cristo. Le cronache scandinave tengono salda questa memoria meglio di molte altre. Gli autori medievali scandinavi sapevano perfettamente che i fondatori del loro paese erano i troiani fuggiti da Bisanzio e Ioros, che, dopo un lungo vagabondaggio, approdarono in terre diverse, tra cui la Scandinavia. Un autore scandinavo medievale lo dice senza ambiguità. Questa nazione era guidata da Odino, figlio di Thor, aveva molti figli. Stiamo parlando della principale divinità norrena, il padre di tutti gli dei nella mitologia scandinava. Eppure le cronache medievali lo descrivono come un condottiero in carne e ossa, capo di una migrazione storica reale. I nomi di Odino e Thor non sono nati dal nulla. Il nome Thor è con ogni probabilità collegato ai nomi Troia, Turco, Tartaro, il dio scandinavo del tuono potrebbe essere di origine troiana tartara, non una divinità mitologica, ma il ricordo di un capostipite reale trasformato nel tempo in figura divina. E Odino? Il suo nome è simile alla parola slava per uno, Odin, un riferimento simbolico a qualcuno che stava al di sopra di tutti, che non condivideva il potere con nessuno. Nell'ottica della nuova cronologia tra i secoli XI e XIII era l'imperatore di Bisanzio a incarnare questa figura e successivamente gli zar russi, chiamati autocrati proprio per questa ragione. Potrebbe essere questa l'etimologia del nome scandinavo Odino? La storia della Scandinavia, come quella di tutta l'Europa occidentale, è dunque strettamente intrecciata con i troiani prima e con i mongoli dell'Orda Russa Tartaria poi, e le cronache scandinave medievali, lungi dall'essere invenzioni nazionalistiche, racconterebbero una versione dei fatti molto più vicina alla realtà di quanto la storia ufficiale sia disposta ad ammettere. Ricapitolando, la tradizione storica molto popolare nel Medioevo, secondo cui la Scandinavia e molti paesi europei furono popolati dai troiani, non è una semplice leggenda. Rifletterebbe i reali eventi accaduti nel XIII secolo d.C., a seguito della caduta di Troia, cioè Bisanzio-Ioros sul Bosforo. Quell'evento gettò nel caos l'impero romaico e le sue province, dove imperversarono lotte intestine e frammentazione del potere.
La nobiltà troiana fuggì da Gerusalemme e Ioros si rifugiò nelle varie province, riprendendo il controllo dei territori. Una parte di questi nobili si diresse verso occidente, fondando i primi insediamenti nelle terre quasi disabitate dell'Europa. Un'altra parte tornò nella Russia, raccogliendo l'eredità dell'impero romaico, unendo i principati divisi e creando le premesse per ciò che sarebbe diventato l'impero mongolo dell'orda russa Tartaria. Fu questo impero che nel XIV secolo intraprese la grande conquista del mondo, restaurando il potere assoluto su scala euroasiatica. E fu questa conquista che rimase nelle memorie scritte come la colonizzazione dell'Europa da parte dei 7 figli di Jafet, il tema del video precedente. 2 momenti distinti, 2 ondate successive, prima i troiani, poi i mongoli. Insieme costruirono il sistema sociopolitico che sta alla base dell'Europa che conosciamo oggi. C'è un ultimo dettaglio che vale la pena sottolineare. Conoscete il periodo caldo medievale? È quella fase climatica relativamente mite che si verificò approssimativamente tra il X e il XIV secolo, caratterizzata da temperature più elevate, specialmente nel nord Atlantico. La storia ufficiale la collega all'espansione agricola, alla crescita demografica e alla colonizzazione vichinga della Groenlandia. Nella prospettiva della nuova cronologia, secondo un mio pensiero, possiamo aggiungere una lettura diversa. Fu proprio quel clima favorevole a rendere possibile la colonizzazione troiana delle terre settentrionali. I troiani risalirono verso nord, raggiunsero la Scandinavia e da lì navigarono, esattamente come raccontano le cronache scandinave, fino all'Islanda e alla Groenlandia. Il clima non fu solo uno sfondo passivo, ma una condizione che rese praticabile l'intera operazione. Come abbiamo visto, le cronache scandinave da alcuni documenti europei conservano le memorie di una tradizione storica che oggi viene percepita come leggenda, ma che nel Medioevo rappresentava la verità di come venne colonizzata e popolata l'Europa, stando alla storia documentata. Prima troiani, poi mongoli della Rus, insieme contribuirono a costruire l'Europa per come la conosciamo. E tutto punta ancora una volta a quell'impero cancellato dalla storia, l'orda russa Tartaria. Se questo video vi ha incuriosito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un mi piace se il contenuto vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Le prove di un impero cancellato dalla storia non finiscono qui. Grazie e a presto.